Intro epico per un luogo epico. Guardate queste immagini, guardate questi scenari, queste facce. Uno dei viaggi migliori di sempre, sul serio. Ci siamo ghiacciati il culo sui Monti Altai, una zona di confine ancora poco esplorata. Abbiamo boccheggiato sulle dune del deserto del Gobi e abbiamo attraversato spazi infiniti. Siamo arrivati nel Gobi. Accompagnati da un vento costante che ci ha spinto alla scoperta di questo paese gigantesco. A quanto pare ci siamo persi. Sì, ma nelle gelide mattinate al cospetto di queste montagne, tra cavalcate scomode, disagi igienici, sapori forti, i dechi di un passato glorioso e primordiale. Rimanete fino alla fine, tutto questo sulla serie dedicata ad un viaggio che volevamo fare da tanto. Siamo Mattia e Valentina e questo è Paguro Journey. Viaggiamo da anni per passione e da un po' abbiamo deciso di condividere qui le nostre avventure. Raccontiamo luoghi autentici sperando di ispirarvi e di farvi viaggiare insieme a noi. Se quello che state vedendo vi piace, lasciateci un commento e iscrivetevi al canale. Per voi è un click, per noi è il modo di continuare questo viaggio insieme. Beh, prima di proseguire speriamo vi sia piaciuto questo intro. Il viaggio è stato veramente epico in tutti i sensi, però in questo primo video vi racconteremo il deserto del Gobi, che è stato un posto incredibile, non ce lo aspettavamo così gigantesco, nel senso che il deserto del Gobi molto spesso evoca immagini di dune e quelle non mancano. Però in realtà è un territorio vastissimo dove la morfologia, gli scenari cambiano in continuazione e le dune sono solo il 5% di tutto il territorio. È stato un viaggio bellissimo, in realtà la parte del Gobi è stata sorprendentemente comoda. Il vero disagio che raccontavamo nell'intro arriverà nel secondo capitolo di questa serie sui Monti Altai, per cui mi raccomando rimanete con noi per tutta la durata di questo video e successivamente usciremo col secondo capitolo. Ma adesso, bando alle ciance, qualche informazione sul deserto del Gobi. Il Gobi è un deserto immenso, un paesaggio che alterna dune, steppe, montagne e vallate gelide. Qui gli inverni toccano i meno 40 gradi, le estati superano i 40 e non piove quasi mai. Ma come siamo arrivati qui? Siccome questa volta il viaggio non è costato pochissimo, abbiamo cercato di risparmiare sui voli. Siamo partiti da Milano, abbiamo fatto scalo a Düsseldorf e poi siamo arrivati qui, ad Istanbul, dove abbiamo fatto uno stopover di una notte. Siamo appena saliti a bordo del Boeing 767 di Miat che da Istanbul ci porterà a Ulaanbaatar e per una volta tanto siamo riusciti ad avere anche le uscite d'emergenza e siamo super contenti perché si preannuncia un viaggio comodo finalmente. Siamo appena arrivati nel nostro hotel a Ulaanbaatar. C'è odore di soviet in questa camera. Sono le 5 del mattino, piano. Non male, sembra anche pulita. Eccoci a Ulaanbaatar, una giornata di decompressione prima di partire davvero. Allora, siamo in giro per Ulaanbaatar, è un lunghissimo viale di chilometri, noi avremmo già fatti 5-6, anche se siamo distrutti, pieno di negozi. Adesso stiamo facendo un po' di commissioni del tipo SIM card, cambiare soldi, prima di partire domani per il Gobi. Poi così a caso si trovano dei monumenti dedicati ai Beatles. Non abbiamo ancora capito che clima c'è, nel senso che oggi è una bella giornata, c'è il sole e quando c'è il sole fa molto caldo. Però poi appena il sole va via o appena tira il vento c'è da gelare, quindi è un continuo togliere la giacca a vento, rimettere la giacca a vento, non abbiamo mica capito che clima c'è,
fa freddo. Così come non avevamo capito che qui il traffico è un qualcosa senza senso. Il traffico di questa città è assurdo. Siamo fermissimi. Non ci si muove mai. Siamo al traffico dall'hotel fino all'aeroporto. Fermi dall'hotel fino all'aeroporto. Paradossale. E dopo un tempo indefinito per uscire dal centro ed attraversare la periferia nomade della città, siamo pronti per partire sul serio. Un aeroporto nella steppa. E dalla steppa, in un'oretta di volo, atterriamo ad Alanzad Gad. Siamo arrivati nel Gobi. Ed eccolo qui, così come non ce lo immaginavamo. La prima tappa è lo Yolin Am Canyon, che è come un frigorifero naturale nel mezzo del Gobi. Fuori 35 gradi, qui dentro aria fresca tanto da far resistere il ghiaccio. Si può esplorare a piedi o a cavallo ed è solo un assaggio del Gobi. Qui vivono i piccoli pika, l'uccello terrestre della Mongolia, che non trovi da nessun'altra parte. Pensavo che pika si nascondessero, invece si è fatto vedere subito, troppo simpatico. Oggi cominciamo piano, un breve giro e poi la strada ci porta al nostro primo accampamento ger. Per chi non lo sapesse, le ger sono le case tradizionali dei nomadi mongoli. Molti le chiamano yurta, ma qui si chiamano ger. Sono usate da secoli, ma sono ancora oggi il cuore della vita nomade. Si montano e si smontano facilmente, per cui sono perfette per i nomadi, e se viaggiate in Mongolia sicuramente alloggerete all'interno di queste ger, che possono essere in alcuni casi sfarzose, in alcuni casi molto basiche. Lo vedrete soprattutto nel prossimo video sui Monti Altai. Vabbè, questa proprio non ce l'aspettavamo. Ci hanno fatto un upgrade nella ger più luxury di questo mondo, cioè è una figata, è bellissima, cioè sembra una camera di hotel 5 stelle. Sì, c'è il piumino fighissimo. Cioè... No, ma poi guarda il bagno. Cioè ci sono 19 gradi e 4 col 21% di umidità alle 9:15 di sera. Cioè il bagno è meglio di quello di casa nostra. Cazzo, ragazzi. Beh sì, ci vuole poco però. L'anno è fighissimo. C'è il phon. No, ragazzi, va. Vabbè. Ci è andata bene, Ci è andata bene, perché le prossime notti non saranno così, però questa notte ce la godiamo di più. Sì, ma che roba. Cioè, praticamente il proprietario di queste ger è il fratello del nostro autista praticamente, quindi insomma, grazie a un po' di raccomandazioni siamo riusciti ad avere questo upgrade solo per stanotte purtroppo, però non è male, ci sta. Oggi in viaggio verso uno dei posti simbolo del Gobi. Ci siamo fermati in questo posto incredibile, stiamo andando verso le sand dune di Kongor e la nostra guida ha deciso di fermarsi qui. Facciamo volare un attimo il drone, è bellissimo, siamo praticamente in mezzo a un canyon. Tra un paio d'orette arriveremo alle sand dunes di Kongor. Ed eccole lì in fondo. Credeteci, vederle spuntare dall'orizzonte è davvero impressionante. Siamo appena arrivati alle dune di sabbia di Kongor. Tra l'altro queste dune sono particolari perché sono lunghe solo 180 km, però sono molto strette. Comunque essere qui nel Gobi è veramente un'emozione unica. È da quando sono piccola, da quando andavo a scuola, che sento parlare di questo deserto magnifico, e essere qui finalmente è qualcosa di indescrivibile. Sono veramente troppo contenta.
Tra dune e piste polverose, finalmente il primo incontro con chi vive qui. Ci siamo fermati a soccorrere dei ragazzi che sono rimasti insabbiati nelle dune con il nostro mezzo. Vediamo se ce la facciamo. Guarda, forse ce la fa. Forse ce la facciamo. Niente, abbiamo fallito miseramente, per cui li abbandoneremo qui. Spiace per loro. No, sto scherzando, ovviamente. Stanno arrivando altri soccorsi per loro. Però noi non ce l'abbiamo fatta a trainarlo. Prima di iniziare con l'esplorazione vera e propria delle dune, sistemiamo i bagagli nel nuovo accampamento, in mezzo al nulla. Che spettacolo! Ed eccoci qui, come era prevedibile, in un deserto il giro a cammello è d'obbligo. Cioè, una delle temperature più strane del mondo. Fa caldo incredibile, c'è tanto vento, poi in alcuni momenti fa freddo, è un po' un clima estremo da questo punto di vista. Il mio cammello sta andando al contrario, cioè sta andando lateralmente. 2 ore di cammello e sono passati circa 5 minuti. Cioè, quando uno sente parlare del Gobi, non so, rievoca la storia, la geografia, la scienza, tutto. E essere qui è emozionante. E a breve torniamo verso il campo e poi cercheremo perlomeno di scalare la duna più alta per vedere il tramonto da lì. Ci hanno detto che è un po' difficile perché ovviamente è molto alta questa duna, è difficile salire, però noi ci proviamo. Tra una tappa e l'altra conosciamo anche i sapori mongoli. Proviamo questo yogurt secco, che dovrebbe essere molto salato. Sour. Very sour. It's very sour. It doesn't taste like yogurt. It's more like goat cheese or something. La Madonna. It's like goat cheese. Very strong. It's not that bad, actually. Siamo pronti per scalare questa duna che ora vi mostriamo. Forse. Insomma, quanto ci vuole? La nostra guida dice 1 ora, secondo me di più. Adesso ci proviamo, ragazzi, vediamo. Non assicuriamo niente, però non vogliamo essere sotto pressione. Noi ci proviamo, noi al massimo scendiamo prima. Insomma, sono già stanco. Diffidate da chi vi racconta che non sia dura, e siamo solo a metà, e comunque questo feedback arriva da tutti, anche da quelli messi molto meglio di noi. È proprio dura perché è veramente tanto in pendenza. Vediamo fino a dove arriviamo, piano piano. Manca ancora questo tratto. Ce l'ho fatta! È stata fenomenale. Questo è davvero un momento che porteremo sempre con noi. Siamo ancora emozionati mentre lo stiamo montando. Allora, non so se si sente qualcosa perché c'è un vento fotonico, però ce l'abbiamo fatta e noi non siamo dei pro, per cui è stata veramente difficile, pensavamo di non farcela, abbiamo resistito e ne è valsa la pena, un momento magico. Cioè, siamo in cima a una duna nel deserto del Gobi. Quando ci ricapita più una roba del genere?
Ed ora finalmente la discesa. Abbiamo sabbia ovunque, nelle orecchie, nel naso. Troveremo sabbia del Gobi penso anche tra 6 mesi a casa. Sicuro. E la venderemo in Italia come si faceva una volta. Scendiamo. Ah, tutta un'altra storia scendere. Walking down the street, Hollywood in fine, looking for a better way to pass the time. At the bus stop, a homeless man put out his fist, tried to shake his hand, but he grabbed my wrist. The billboard was promoting someone I... Dopo questa discesa leggera e liberatoria, chiudiamo un'altra giornata magica sotto gli ultimi raggi di sole, prima di una notte decisamente fresca. Incriccati come al solito, ci svegliamo pronti per ripartire. Ah, a proposito, eccola qui la Guerre. We always pack too much. Always. You never learn. Never. Grande verità questa, sempre carichi come degli asini. Colpo di fortuna, in questi giorni stanno facendo un festival molto importante proprio sotto le dune ed è quindi un'ottima occasione per conoscere la cultura nomade da vicino. Siamo venuti in questo festival che a quanto pare fanno ogni anno e si trova proprio ai piedi delle dune di sabbia di Kongor, quelle che abbiamo scalato in maniera molto faticosa ieri. E niente, la nostra guida ha detto che valeva la pena venire qui, quindi siamo venuti a fare un giro. Stanno allestendo il palco, ci sono un sacco di venditori di cibo ambulante. Adesso ci siamo fermati un attimo in questo baretto che è molto, molto simpatico. E come potete vedere le sedie e i tavoli sono praticamente riempiti della sabbia del Gobi. Ci stiamo bevendo una Coca-Cola perché penso che ci siano 35 gradi e sono solo le 11 del mattino, non so quanto resisteremo, però sembra interessante. Ed infatti lo è, abbiamo visto differenti competizioni, però questa degli arcieri è stata la più ipnotica forse. Prima di raggiungere la prossima tappa, la strada ci chiede una pausa. Qui, in mezzo al nulla, la vita nomade si mostra senza filtri. Ed eccoci alle Flaming Cliffs, il cuore rosso del Gobi, un posto evocativo che ha fatto la storia e che volevamo visitare da tempo per diversi motivi che ora vi raccontiamo. È qui che negli anni 20 l'esploratore Roy Chapman Andrews, quello che ha ispirato il personaggio di Indiana Jones, ha fatto scoperte incredibili. I primi fossili di uova di dinosauro mai trovati al mondo. Tra l'altro per caso, dopo la caduta di un membro della spedizione che si è imbattuto proprio in queste uova. Questa ovviamente è una riproduzione. Non solo uova, ma anche altri resti che hanno reso questo luogo un paradiso per gli archeologi del tempo e per quelli contemporanei che stanno continuando le ricerche. All'interno del piccolo museo vicino al canyon potete trovare tutta la storia in dettaglio e il sapore è proprio quello del film di Indy, di cui sono una grandissima appassionata. Oggi, davanti a queste scogliere infuocate dal sole, non è difficile immaginare l'avventura, la polvere, il brivido di quelle spedizioni leggendarie.
il nostro autista deve cercare un po' i segnali del percorso della strada qua nel deserto, perché a volte non prende il telefono e deve cercare le tracce delle strade. Ed infatti, a quanto pare, ci siamo persi nel deserto del Gobi, cosa normalissima perdersi nel deserto del Gobi. We are completely lost, Ruby. Yeah. Yeah, we have water over here. Yeah, it's pure water. Sai il cielo grigio, saranno queste rocce scure. Sembra uno di quei posti dove a breve salta fuori qualcuno da lassù e ti fa un'imboscata, tipo dei mostri. Dei mostri. Sì, dai, arrivano secondo me. Dopo essere stato spaventato dalla valle, ritrovata la strada giusta, andiamo a scoprire una zona nascosta. I petroglifi, piccoli segni sulla pietra che ci collegano direttamente agli antichi popoli del Gobi in questo luogo davvero misterioso e suggestivo. Siamo arrivati all'ultima notte della prima parte del nostro viaggio qui in Mongolia e domani saluteremo il Gobi e torneremo a Ulaanbaatar per poi intraprendere la seconda parte del nostro viaggio, che sarà decisamente molto più avventurosa rispetto al Gobi. Quindi il Gobi, devo dire, ci siamo trovati benissimo a livello di servizi, strutture. Pensavamo fosse un viaggio molto più complicato, in realtà le strutture sono di altissimo livello. Siamo riusciti a farci la doccia tutte le sere, abbiamo mangiato benissimo e a livello di paesaggi e di posto, vabbè, nulla da dire, cioè è stato un sogno che si è realizzato, è stato un bel viaggio. Prima di tornare ad Ulaanbaatar però abbiamo l'occasione di passare qualche ora in un museo imperdibile, il Museo di Storia e Natura di Dalanzadgad, un posto dove tornare bambini e sentirsi un po' archeologi è davvero facile. Questo museo è davvero pazzesco, c'è tutta la storia praticamente della Mongolia, dalla preistoria ai tempi moderni, al passato dell'ultimo secolo, e ci sono un sacco di reperti bellissimi, interessantissimi, quindi è assolutamente consigliatissimo, cioè ci sono delle robe veramente pazzesche, poi è tenuto anche bene, è proprio una struttura, è proprio un highlights da non perdere. Tutto estremamente interessante e a tratti inusuale, come questo tizio che sta facendo il barbecue conciato così, diciamo. E poi ci sono questi giochi interattivi che ti insegnano a montare una ger, ad equipaggiare un cammello. Valentina ha fallito miseramente nel settappare il cammello. E un sacco di curiosità sui fossili di dinosauro ritrovati nel Gobi e molto altro, insomma. Lui potrebbe sembrare un T-Rex, ma in realtà è un Tarbosaurus. E praticamente leggevamo che non si capisce perché avesse quelle zampe, cioè sono zampette inutili, quindi anche gli zoologi non capiscono quale fosse l'utilità di quelle zampette. Probabilmente semplicemente per non pagare il conto. Amici, speriamo che anche questo video vi sia piaciuto e se così fosse, fateci sapere cosa ne pensate, se avete intenzione di visitare il Gobi o se lo avete già fatto. E se volete supportarci, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella per non perdervi il prossimo video dedicato ai Monti Altaj, posto devastante, dove abbiamo vissuto proprio come due avventurieri in un mix di natura selvaggia, disagi vari e posti super. A presto!